Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video sfogo mattutino dopo una notte diciamo non insonne ma disturbata, ecco, dal risultato del Napoli. È vero che ha giocato ieri alle 12:30, ma io mi sono portato gli strascichi fino a stamattina e me li porterò comunque tutta la settimana finché non riscenderemo in campo. Lo so, potete dirmi, ma che ti incazzi a fare? Quelli questi non vogliono vincere, alla fine hanno deciso di giocare tutte le partite così in un so buono, eccetera, però ovviamente lo spirito del tifoso resta e la voglia di rivederli in campo anche. Sono qui per fare uno sfogo, ovviamente in termini educati, senza sbraitare, con parolacce, eccetera, analizzando un attimo la situazione, ciò che è successo ieri e ciò che è successo in questa stagione oscena, a dir poco, che ci ha offerto il Napoli, la squadra, la società, eccetera, eccetera. Vi invito ad iscrivervi al canale, ovviamente attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati sui contenuti e partiamo con lo sfogo perché non voglio nemmeno che il video duri tantissimo e diventi poco fruibile per alcuni. Un allenatore, qualsiasi allenatore, ogni allenatore, chiunque, anche alle prime armi, si sarebbe accorto da settembre ad oggi che la ripartenza, la costruzione bassa, scusate, non funziona con determinati elementi. Vedi Meret, non gli sto facendo, non lo sto condannando perché sapete benissimo come la penso su Meret. Non si può fare la costruzione dal basso con Meret in porta. L'avete capito? Calzona, l'hai capito? Vuoi costruire dal basso? Ben venga. Gioca Gollini, che con i piedi è più scaltro ed ha anche una velocità di pensiero diversa. Che se andiamo a prendere il gol preso ieri, il primo, colpa di Meret per poca scaltrezza nel pensare a chi passare il pallone, tanto è vero che viene intercettato, ma quel pallone viene indirizzato verso Lobotka che aveva l'avversario addosso, quindi l'avrebbe perso anche Lobo quel pallone nel caso fosse passato e non fosse stato intercettato. Quindi sbagliato a prescindere il passaggio è quella situazione. Calzona dice: non riusciamo a capire quando siamo in pericolo, ma la possibilità di spazzare in allenamento, dico io, la si discute. Con i piedi, se i vari collini sono migliori, perché non usarli? Io dico va bene la costruzione bassa, va bene il non perdere il pallone, va bene non buttarlo e cercare di costruire palla a terra, ma quando si deve spazzare l'area di rigore non ci si deve pensare due volte. In fallo laterale, palla in calcio d'angolo, palla lontanissima come poteva essere il calcio di una volta. Ci siamo rotti le scatole di vedere gol presi da oratorio. Anche il secondo gol è un gol preso da oratorio. Siamo in area di rigore, corriamo verso la porta, quando si marca zona bisogna presidiarla un attimo la zona, i nostri difensori non presidiano una beata mazza per non dire altre cose, non ci si gira, non si guarda l'avversario, si corre verso la porta, l'avversario vede che stai rinculando verso la porta, si ferma a centro area da solo, riceve il pallone e la butta dentro, così come è stato eh, ieri, ma possiamo elencare episodi da qui fino al mese prossimo per i gol che abbiamo preso sempre uguali. Andate a quel paese, dico io, da uno che si è stufato di essere preso in giro. Almeno state zitti e non trattateci come i cretini. Perché di cretini voi credete che... Cioè è con i cretini che credete di avere a che fare e il tifo che c'è dietro la società Calcio Napoli, ma non è così. Non è così. Quando vi intervistano a voi calciatori dovete pesare assolutamente le parole. Le interviste post Monza e anche le ultime interviste diciamo dell'ultimo periodo, l'ultimo mese, c'è sempre quel solito motivo che ritorna per togliervi l'intervista davanti. Mancano 7 partite, cercheremo di vincerle tutte.
Partiamo da questo secondo tempo con il Monza, sono sempre le stesse le frasi: io mi sono rotto le scatole di essere preso per il culo. Quindi quando voi fate un'intervista sappiate che dall'altra parte c'è tutto il tifo napoletano da rispettare, e chi vi sente al limite un minimo ci crede e poi resta deluso, come sono rimasto deluso io ieri dopo una partita giocata veramente male. Sì, abbiamo creato il primo tempo, ci siamo mangiati i gol, gli errori, sì, ma il Napoli non ha un approccio da grande squadra, non ha un approccio da squadra che vuole dominare l'avversario, non ha mai avuto un approccio nel voler vincere le partite. Mai, 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 da inizio anno ad oggi. Che siano stati Garcia sulla panchina, Mazzarri, Calzona, poteva venire anche il miglior allenatore del mondo quest'anno, non si sarebbe fatto praticamente niente, perché la svogliatezza che c'è in campo si vede, il non esultare su qualche gol come ieri. Io sul secondo gol del Napoli, tre esultano, tre si vanno a prendere il caffè, quattro stanno parlando al limite con la ragazza sugli spalti. Non esiste, non esiste. Siamo sfaldati e facciamo finta di essere uniti come, come gruppo. Come avete visto dalla locandina, i treni persi sono tanti e non è possibile che ogni qualvolta che c'è un treno che ti aspetta e al limite ti richiama anche diciamo, il controllore con il fischio quando fanno l'ultimo richiamo, la società Ferrovie Calcio Napoli la vogliamo chiamare, ha messo a disposizione anche corse straordinarie per aspettarti, ma tu non hai fatto altro che rispedire al mittente tutti gli sforzi fatti anche da una società ferroviaria, perdendo qualsiasi treno disponibile quest'anno. Tutti, tutti, tutti. E quello di ieri era un treno importantissimo. Il Bologna pareggia, ovviamente la Roma è stata sospesa, i risultati potrebbero anche essere a favore se tu le partite le vinci, ma a quanto pare noi tifosi siamo gli unici a crederci un tantino in più, ma coloro che scendono in campo molto probabilmente hanno già prefissato le vacanze, sanno già perfettamente cosa faranno quest'estate, e invece noi siamo qui a passare notti, diciamo, disturbate, a farci il fegato amaro, a doverci poi disintossicare da soli, perché non è che arriva un calciatore del Napoli o un dirigente e dice: ah, voi siete intossicati, non vi preoccupate, adesso facciamo così, vi mettiamo un attimo, ci mettiamo a disposizione, mettetevi a disposizione e vincete queste cazzo di partite, perché non se ne può più, almeno fino a fine anno. Io non ci spero più, ma sono qui a chiedervi un minimo sforzo che può essere questo ciclo di 6 partite, e non dico nemmeno vincetele perché voglio andare in Europa, no, dovete giocare le partite per vincerle, perché noi tifosi la faccia ce l'abbiamo sempre messa, siamo stati più che calmi quest'anno, contestazioni al minimo, lo stadio sempre pieno, meritiamo rispetto. Questo era il pensiero di questa mattina dopo una notte veramente passata uno schifo. E voi mi direte: ma il Napoli ha giocato ieri alle 12:30. Sì, io mi sono rovinato la giornata di ieri e continuo a rovinarmi la settimana finché non vi rivedrò in campo. Quindi un po' di sale in zucca, e quando fate le interviste basta pensare prima di sparare cazzate dalla vostra bocca, o al limite, ancora meglio, non le fate le interviste, perché dall'altra parte ci sono milioni di tifosi che al limite vi credono, me compreso, come un fesso. Saranno 7 finali, la prima l'abbiamo persa, le finali o le vinci o le vinci. Chi perde le finali, se l'altra partita non è più una finale, perché la prima già l'hai persa. Questa è la zuppa, è il, diciamo, il succo. È il calcio, è sempre stato così e non aspetta mai nessuno. Grazie Napoli per l'ennesima figura di merda fatta ieri. Grazie Napoli e tutto ciò che ovviamente gira intorno alla società, allenatori, calciatori, tutti. Grazie Napoli è totalitario per tutte le emozioni che non ci hai dato quest'anno,
e nel calcio di rendita non si vive. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.